Di nuovo dietro la camera per il nostro video un po' intimo in cui parlare con calma tra amici di orologeria vintage. Vi avevo promesso il Rolex GMT Master. In questo caso si tratta di un 16750 pallettoni quadrante matte, quadrante opaco quindi, che ha diverse particolarità e naturalmente l'occasione è anche ottima per metterlo a confronto con il suo fratello, il Submariner di Rolex 1680 quadrante opaco, pallettoni anche lui, quindi vetroplastica insomma, di cui avevamo già parlato in un precedente video. Ora, la particolarità del GMT Master rispetto al 1680 è che si tratta anch'esso di un pallettoni vetroplastica, ma è un 5 cifre, perché questo è un modello transizionale in realtà, un modello che è stato presentato da Rolex nel 1981 ed è stato in produzione soltanto fino al 1989, quindi soltanto 8 anni di produzione per quello che doveva essere il modello di transizione dal 1675, quindi da un puro vetroplastica, e quello che poi sarà il 16700, ovvero il 5 cifre zaffiro. Ecco, prima del 16700 nasce il 16750, insomma il 16750, che aveva la particolarità di introdurre per la prima volta il movimento 30-75 con lo scatto rapido del datario, ma la sfera del GMT, questa rossa, è ancora con il calibro 30-75 dipendente da quella delle ore, quindi in pratica regolando l'orologio la sfera delle ore seguirà quella del GMT e viceversa. Vi faccio vedere in che modo. Mentre la data si cambia semplicemente con uno scatto della corona. Ecco, come potete vedere, le due sfere sono ancora dipendenti l'una dall'altra. Questo cambierà invece poi con il 16700. Ecco, questa particolarità dell'orologio lo rende un orologio di fatto transizionale, perché in pratica è un vintage e possiamo dire il gemello del 1675, al cui interno però cambiava appunto il calibro. Naturalmente questo porterà anche uno spessore lievemente maggiore rispetto al 1675 e delle forme un po' più moderne, in particolare come anche le spallette proteggi corona. Per il resto è un orologio praticamente che mutua dal 1675 quasi tutto, fino a quando però nel 1983, quindi un paio d'anni dopo l'introduzione del 16750, arrivano i bicchierini in un quadrante non più opaco e quindi affascinante come questo vetroplastica, ma un quadrante glossy, quindi un quadrante nero lucido con bicchierini. In una prima versione con la scritta sul quadrante priva della parola date dopo perpetual, quindi Oyster Perpetual, e poi successivamente anche con il date, quindi Oyster Perpetual Date, praticamente un 16760, un 16700, in ogni caso un GMT 5 cifre zaffiro a tutti gli effetti, anche se manteneva ancora il vetroplastica, quindi anche quello può essere considerato un orologio transizionale. Questo in particolare, il 16750 vetroplastica pallettoni quadrante opaco, che poi si differenzia in due marche ma che non sto qui a spiegarvi perché insomma allungheremmo inutilmente il brodo, verrà prodotto soltanto per 2 anni. Altra particolarità di questo orologio sicuramente è l'inserto, perché cambieranno nel corso del tempo, cambierà il font, cambierà il colore, soprattutto del retro di questo inserto. Come ci insegna Tic Tac Watch Channel Stefano, il nostro Gran Visir, che vi invito a guardare su YouTube, il retro dei 1675, degli inserti degli orologi 1675, è sempre di colore rosso. Ecco, è di colore rosso anche l'inserto dei primi 16750, questo in particolare è un modello del 1982 e che infatti ha il retro rosso, mentre i successivi poi avranno il classico retro blu,
che da un punto di vista collezionistico è meno apprezzato del più famoso e sicuramente più vintage retro rosso. Ecco, questo in particolare è un vero modello transizionale, peraltro appunto prodotto soltanto per 2 anni e con tutte quelle particolarità che avevano reso celebre il 1675 nelle sue ultime versioni. Altra particolarità, naturalmente mutuando l'aspetto vintage, è la scatoletta, una classicissima scatoletta ripiegata che quindi non ha neanche il fermaglio flip lock che consente di chiudere l'orologio con maggiore sicurezza, cosa che invece ha il Submariner Vintage, ovvero questo fermaglio, e poi naturalmente anche altre particolarità come la prolunga della muta. Una differenza importante tra i due modelli sicuramente è lo spessore di questi orologi, ma anche il vetro plastica. Come potete vedere, nel 1680 il vetro plastica era dritto e sporgeva anche di parecchio rispetto a quello che era il profilo dell'orologio. Nel 1675 e poi nel 16750 dopo, invece, come potete vedere, il profilo del vetro plastica è molto più discreto e anche più bombato, lievemente più bombato, sempre conservando la lente ciclope, e questo naturalmente lo rendeva, grazie anche al suo spessore contenuto, un orologio sicuramente più elegante. C'è anche da dire però che questo 16750 è il primo GMT Master che raggiunge una resistenza alla profondità di 100 metri, il 1675 era un 50 metri, mentre questo 1680 è già un 200 metri, e questo naturalmente poi ha effetti anche sullo spessore del vetro, appunto della carrure, ma anche del fondello. Un'altra differenza rispetto al 1675 ad esempio è la ghiera. Come potete vedere in questi due esemplari in condizioni davvero eccezionali, la ghiera girevole in acciaio del 1680 ha dei denti molto pronunciati, perché la sua particolarità era quella di poter essere utilizzata senza difficoltà sotto l'acqua, insomma, dai sub. La ghiera invece del 1675 ha dei denti molto meno pronunciati, quasi lisci a guardarla dall'alto, mentre di profilo si vede la classica zigrinatura che poi serviva ad azionare la ghiera. Ghiera bidirezionale, in questo caso senza nessuno scatto, come è giusto che sia fino al GMT Master 16700, e ghiera bidirezionale senza nessuno scatto anche per il 1680, che naturalmente era un orologio, uno strumento subacqueo molto più pericoloso di quello che sarebbe dovuto essere utilizzato appunto in maniera professionale. Cambia anche la corona di carica, che nel 1680 è molto più grande, è una triplock con guarnizioni per garantire appunto un'impermeabilità di 200 metri, e invece è una corona classica piccola per il 16750 che appunto doveva garantire un'impermeabilità minore e che è rimasta piccola per tutta la produzione dei 5 cifre Zaffiro. Insomma, degli orologi che hanno da raccontare la loro storia soltanto guardandoli, e come potete vedere cambiano anche leggermente quelli che possono essere i viraggi di questi orologi, che hanno entrambi un quadrante opaco, ma nel 1680, pur essendo stato utilizzato molto meno di questo 16750, ha preso un viraggio molto più giallastro, molto più patinato rispetto invece agli indici quasi completamente bianchi di questo 16750. C'è anche da dire una cosa, i collezionisti sono un po' tutti d'accordo nel sostenere che un orologio meno è stato utilizzato e quindi più è stato al buio in cassetta di sicurezza magari, e più tende a creare una patina sugli indici, addirittura patina che iniziandolo ad utilizzare tende a scomparire, e questo è capitato ad un caro amico grande collezionista di vintage e in particolare di Rolex. Insomma, due referenze che di sicuro hanno fatto la storia
della casa coronata, il primo sub con data in assoluto il 1680 e l'ultimo GMT in assoluto pallettoni vetroplastic. Insomma, entrambi a loro modo, seppur in maniera completamente diversa, hanno fatto la storia del collezionismo e la storia soprattutto del vintage di Rolex. Insomma, vorrei sapere la vostra nei commenti, ditemi che cosa pensate del collezionismo vintage e quali di questi due orologi preferireste avere in collezione. Io invece vi saluto con una specie di vintage, il Cannoli, il primo cronografo prodotto da Horological Tool Department HTD. Certo, il vintage vero forse è un'altra storia, ma appunto ne parliamo nei commenti. Grazie, ci vediamo in una prossima puntata qui su TOC.